Ciao a tutti ragazzi, in questo video vediamo come fare il polish sulla resina e come dare la protezione al legno. Allora, una volta che abbiamo fatto tutti questi ritocchi con la resina, possiamo cominciare a carteggiare. Userò una levigatrice roto-orbitale, parto con la P120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Il 3000 mi manca, anche perché mi manca quel tipo di carta qua, quello che aspira, è molto buono questo qua. Vi faccio vedere praticamente quello che uso. Una volta che abbiamo finito di farlo con la P400, da P600 in avanti possiamo usare anche l'acqua, solo per la resina. Per quanto riguarda la parte in legno, io a 320 mi fermo, da 400 vado a fare solo la parte in resina. That's why we forget just to make us come together and alright. That's why you remember. Io ho cominciato a levigare con la P120, ma se per caso ci sono dislivelli o imperfezioni grosse, potete partire anche con la P80. Ricordatevi di passare almeno 2 volte con la stessa carta, pulendo sempre la polvere che si forma sul piano. Usando la carta vetrata di Mirka e un aspiratore collegato alla roto-orbitale lavorerà molto bene, in modo che la polvere non resta attaccata alla carta. Allora amici, ho finito di carteggiare con la P4000, pulito bene. Il prossimo step è passargli l'antigraffio, utilizzo quella della 3M, Perfect Fine Compound. Passiamo questo antigraffio, dopo faccio un polish, utilizzerò questa lucidatrice, un tampone in spugna. Una volta che abbiamo finito con la parte di resina, darò questo cera dura, hard wax oil, passiamo sopra il legno questo, e questo qua mi dà sia la impermeabilizzazione del legno che la sua protezione e la sua bellezza. Con l'antigraffio io ho fatto 50 cm alla volta, in modo da togliere tutti i graffi piccoli. Se è necessario potete ripetere questo processo quando il vostro tavolo presenterà graffi da usura quotidiana, anche una volta all'anno. Quando ho cominciato a passare la crema polish, ho cambiato il tampone di spugna con uno più morbido. I passaggi per il polish saranno uguali a quelli dell'antigraffio. Quando finite di passare il polish, cambiate il tampone e mettete uno di lana per lucidare molto bene la superficie. Questo è tutto amici, se avete domande scrivetemi nei commenti, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti e noi ci vediamo presto con un altro video tutorial. Ciao!